Siamo qui con Francesco Martucci alla pizzeria I Masanielli a Caserta. Direi di iniziare con una piccola presentazione di te stesso. Sono Francesco Martucci, un pizzaiolo innamorato del suo mestiere. Dove nasce questa tua passione ovviamente per questo mondo? Questa passione nasce da una necessità. Quando nasce da questa necessità, dove io a 10 anni ho iniziato a lavorare in pizzeria perché dovevo contribuire a casa che ne avevano bisogno, quindi non c'era nulla a casa. Io mangiavo alla Caritas, quindi c'ho la dice lunga sul mio approccio iniziale su questo lavoro. Quindi ho iniziato per necessità e poi mano a mano me ne sono innamorato perdutamente e questo innamoramento dura da 34 anni. Qual è stata la cosa più difficile da affrontare durante questo percorso culinario? La cosa più difficile da affrontare in questo percorso culinario è stato sicuramente i primi passi da solo, senza il maestro, dove il maestro ti lascia sei come un bambino di un anno che ti inizia a lasciare camminare. È lì che ci sono veramente le prime difficoltà, le prime responsabilità, anche di fare un ordine di una materia, quanto tempo mi può bastare, quanto posso spendere e quanto la mia decisione può incidere nel prodotto finale. Sai, è come un percorso di una persona che cresce, ci sono insicurezze, ci sono tante cose che ti colgono impreparato nella tua impreparazione relativa poi iniziale, dove inizi a camminare da solo, senza dire oh ma è successo questo, ma che devo fare? E non c'è nessuno accanto che dovevo dire che devo fare, te la devi spicciare da solo. E quindi questa è una delle difficoltà. Poi le altre difficoltà che sono venute da grandicello, da quando inizi proprio a predefinire il tuo contenuto da dare alle persone, la scelta sempre delle materie, far quadrare i conti quando non lavoravo come lavoro adesso, scegliere le persone giuste da affiancarsi, sbagliare una serata. Chi l'ha detto che io faccio sempre la pizza perfetta? Chi la dice sta stupidaggine? Non esiste la pizza perfetta, è sempre un lavoro artigianale, quindi l'errore è sempre dietro l'angolo, quindi le difficoltà maggiori sono di ridurre gli errori ai minimi termini, è lì la difficoltà maggiore, è lì che diventa metodo poi, e prima di diventare un metodo ci sono sempre grandi difficoltà. Prima hai accennato, diciamo, la tua figura, il maestro, che è stato essenziale a questo punto, supponiamo, per la tua crescita personale e culinaria. Ci vuoi parlare un po' di questa figura più nello specifico, di quanto ha impattato per te? Il maestro era Francesco Pagliaro, padrone del solito posto, una pizzeria storica a Caserta, purtroppo ahimè menzionato dai media, che all'epoca non c'era tutta questa attenzione sulla pizza. Però Francesco Pagliaro è stato, secondo me, già nel 1990 il primo che parlava di qualità dei prodotti sulla pizza, di selezionare delle materie importanti da mettere sul disco di pasta. La sua severità, prima il mestiere mica te lo spiegavano, il mestiere lo dovevi rubare, c'erano gerarchie in pizzeria e si lavorava tanto. Io non ho mai pensato che il mio maestro mi sfruttasse, ho sempre pensato che quel periodo, quella condizione particolare era un investimento per me stesso. Quindi l'essere severo, l'essere disciplinato, perché sapere di avere una responsabilità di somministrare cibo, che è una delle cose più delicate che possono esistere come mestiere. Non salviamo la vita a nessuno, attenzione. E poi tutto il resto, tutto il modo di porsi, il modo di ammaccare pure un semplice panetto. Ecco, lui era il mio eroe quando ero ragazzo.
Ci racconti un po' Martucci Land, un po' questo mondo? Martucci Land è un termine coniato da Alberto Sapere, patrono di 50 Top Pizza, che venendo questa pizzeria nel 2017, quando ci siamo spostati in questa sede, questa cucina mastodontica, tutto questo spazio dedicato alle preparazioni, per svilupparla e poi metterle sulla pizza, l'ha vista come un parco giochi, quindi ha coniato questo nome Martucci Land. Per te che valore ha la pizza, diciamo, un po' nelle sue varie sfaccettature, nel ciò che può raccontare, ecco? C'è stato un periodo che la pizza, secondo me, era allo stesso livello di, di fast food in un certo senso. È arrivato a un punto dove la pizza ha attraversato un periodo veramente nero, perché era un prodotto che si cuoceva al momento, sai, pomodori non convenzionali, mozzarelle di dubbia provenienza, eccetera, eccetera, avevano fatto sprofondare questo prodotto in una classificazione, secondo me, di cibo di serie B. Chi dice il contrario nega l'evidenza del passato e nega il poco virtuosismo di certi. Quindi la pizza oggigiorno ha avuto una rinascita esagerata, grazie ai grandi maestri che ci hanno preceduto, grazie anche ai maestri attuali, alle persone attuali che ci lavorano dentro, è arrivato a diventare un prodotto sempre popolare, però d'élite. D'élite che cosa voglio dire? È il made in Italy, c'è pomodoro, mozzarella, basilico, la dieta mediterranea, rappresenta territori, e anche se oggigiorno la felicità nel vederla fare bene in tutto il mondo, grazie a dei ragazzi che sono partiti, sono andati via, e hanno studiato e hanno fatto sì che una pizza di qualità venisse riconosciuta anche nelle altre parti del mondo. Una grande pizza la puoi mangiare ad Helsinki, la puoi mangiare a Copenaghen, la puoi mangiare a New York. Quindi la pizza adesso è diventata un prodotto di eccellenza, ma alla portata di tutti. Questo. Probabilmente questa è la domanda più semplice e più difficile allo stesso tempo, ma c'è una pizza preferita, una tua pizza del cuore, diciamo? Guarda, pizza preferita, se devo parlare di pizza preferita, io sinceramente non ho una pizza preferita definita proprio, perché può essere che domani riesco a migliorare e fare una cosa migliore, dove io preferisco questa cosa migliore di oggi. L'obiettivo è questo, focalizzarsi nel piatto e fare in modo che domani sia la tua migliore pizza preferita, perché domani devi fare meglio di oggi. Se dovessi partire per un viaggio, diciamo, senza meta, quali ingredienti ti porteresti dietro? Diciamo, quali sarebbero essenziali per te? Senza meta, bella domanda. Bella domanda, però che domanda. Farina, pomodoro e olio, lievito e sale, logicamente potrebbe essere replicabile dappertutto. Quali sono, diciamo, i principi su cui ti basi, che ti hanno aiutato nel mondo della ristorazione, ma che di per sé magari puoi anche ritrovare nella tua vita personale, ecco? Io nella mia vita sono andato a lavorare presto perché dovevo aiutare la famiglia, quindi a mettersi a disposizione. Io faccio le pizze per i miei clienti, non per me stesso. Forse è questo il segreto del successo. Quindi il mio approccio è: se io sono seduto a tavola, cosa vorrei, cosa mi piace. Questo, immedesimarsi nel cliente è importante. Il cliente per noi è tutto, il cliente deve tornare, ritornare, deve portare gli amici, deve portare gli amici degli amici e così via.
senza avere la presunzione di poter piacere a tutti per forza. Devi essere bravo a piacere a più gente possibile. Questo è uno dei segreti del successo di un locale nella ristorazione. Oramai, diciamo, a questo punto, dopo tutti questi successi, dopo tutti questi obiettivi raggiunti, Francesco Martucci ha ancora, diciamo, dei sogni nel cassetto. Io ti dico che per me non è successo niente. Ancora dobbiamo fare niente. Spingersi oltre il potenziale delle persone, le risorse delle persone, il potenziale di una persona è illimitato. Sei tu che scegli ogni giorno quello che vuoi fare. Voglio primeggiare, nel senso, voglio essere un ristoratore di successo, voglio che il mio prodotto piaccia alla gente, e quindi sei tu che scegli. Sì, voglio questo, allora devi impegnarti, e ci vuole tanto olio di gomito. Quindi è questo, secondo me, uno dei segreti, è una delle cose che fa la differenza. Non essere impulsivi nei momenti di difficoltà che in un percorso ci sono, attenzione, perché non è tutto rose e fiori. È importante guardarsi dentro, dire ma che cosa sta succedendo? Allora questa non è la strada, prendiamo un'altra strada, e mettersi in discussione giorno per giorno. È lì che c'è il segreto, è lì che ti fa andare avanti, è lì che tu fai la differenza, perché io credo che con le potenzialità di un semplice oggetto, che sono illimitate, si può fare una differenza veramente con i fiocchi, come si suol dire, e non essere uno dei tanti. Bene, grazie chef per il suo tempo, per la sua disponibilità, che questo sia un arricchimento per noi e per tutte le persone che speriamo e vi auguriamo verranno a trovarla. Grazie a voi che mi avete dato questa opportunità, per me è stato un grande onore, un grande piacere. Voi siete i giovani, siete il futuro, e dare una mano ai giovani che sono il nostro futuro è sempre una grande gioia. In bocca al lupo, che la vita sia piena di soddisfazioni. Grazie.